Il cibo, il mangiare, può essere per qualcuno un modo per trovare conforto, ma cucinare può anche essere un modo per ritrovare la consapevolezza, migliorare se stessi e il proprio rapporto con gli altri. Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi vorrei parlarti di una tecnica particolare, la Cooking Therapy. La Cooking Therapy è una tecnica specifica che usa la cucina per affrontare al meglio non solo i problemi personali, ma anche quelli familiari o di gruppo. Per praticarla poi non è necessario essere dei cuochi provetti o degli esperti in cucina, basta un po' di buona volontà. Vediamo quali sono i vantaggi che puoi avere se ti dedichi alla Cooking Therapy. Innanzitutto impari ad apprezzare ciò che mangi e a porre attenzione ai cibi, acquisendo la consapevolezza del qui ed ora. Ti aiuterà questa tecnica anche ad essere organizzato e a saper programmare cosa mangiare e quando, imparando ad apprezzare ed assaporare il cibo completamente, così che non avrai più bisogno di esagerare, per esempio, con le quantità. Il fallire in cucina poi, magari bruciando quel piatto che hai preparato con tanta attenzione, può anche essere lo spunto per riflettere e prendere consapevolezza di altri errori, magari anche più gravi, che hai fatto in passato, imparando quindi ad accettarli. Cucinare aiuta a comprendere come focalizzarsi sull'obiettivo e non procrastinare. In pratica, quando si cucina, si acquisisce la sensazione di avere il controllo che magari per varie ragioni manca nella vita di tutti i giorni. Cucinare inoltre ti obbliga a essere concentrato su quello che stai facendo, allontanando dalla mente i cosiddetti pensieri intrusivi. È una pratica infatti molto coinvolgente che tende a diminuire l'ansia perché tu sei concentrato su quello che stai facendo nel qui ed ora e non c'è spazio per preoccuparti di quello che avverrà in futuro. Un'altra cosa che poi puoi imparare cucinando è la pazienza, cioè la capacità di aspettare e saper agire solo quando il momento è quello giusto. Cucinare può anche essere un modo per esprimere la tua creatività, per sperimentare, per osare, per migliorare infine la tua autostima. Cucinare per gli altri poi aumenterà il senso di coesione, connessione con la propria famiglia e i propri amici, quelli per i quali decidi di preparare qualcosa di buono, facendoti sentire utile. Chiedere loro di aiutarti anche in piccole cose mentre stai cucinando aumenterà il vostro senso di partecipazione, vi farà sentire uniti e a te insegnerà anche a delegare, a coordinare il lavoro degli altri. Cucinare con il tuo partner poi può aiutarti invece a stimolare la cooperazione tra voi, ma anche la comunicazione per appianare conflitti, per esempio, se avete gusti diversi in fatto di cibo. Ma trovare un compromesso in cucina in questo ambito aprirà poi la strada a parlare, a trovare altri compromessi in tutte quelle cose sulle quali non avete una stessa opinione oppure opinioni appunto diverse. Cucinare praticando la Cooking Therapy ti darà tanti vantaggi in ambito psicologico e in ogni caso, se ti accorgerai di non avere raggiunto gli obiettivi che ti ho appena elencato, avrai pur sempre qualcosa di buono da mangiare. Ciao, a presto!